Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Vergine. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Andiamo a vedere l'evento che arriva. Gli eventi, come vi insegno sempre, sono enti, entità, spiriti. Cosa ti vuole dire questo evento che arriva? Che può essere o un evento eclatante o una fase della tua vita. Cosa ti vuole dire quindi questa fase che sta arrivando nella tua vita o che è già in corso? Andiamo a vedere la richiesta della vita rispetto a questa fase, cosa ti sta chiedendo la vita e la tua anima in questa fase, e poi andiamo a vedere il dono che ne consegue rispetto a questo evento. Qual è il dono di questo evento? Ok, allora andiamo a vedere. Vergine, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, vediamo l'evento che ti sta per accadere e lo spirito di questo evento. Un evento che ha a che fare con l'otto di denari. Mi parla di o lavoro in senso stretto o un evento riguardante il lavoro. L'otto di denari mi parla della disciplina e della cura che metti in ciò che stai facendo, della dedizione che metti in ciò che stai facendo. La cura e la dedizione che metti in ciò che stai facendo porterà risultati molto più grandi di quelli che tu pensavi. Quindi è un evento che ha a che fare o con una fase della tua vita che stai vivendo già, ti stai dedicando a qualcosa. Può essere sia il lavoro concreto, come ti ho detto, o il lavoro su di te che stai facendo, che sta portando a risultati concreti, sta seminando della concretezza, un terreno fertile per ciò che verrà. E l'otto di denari quindi ha a che fare con un evento, il lavoro pratico, oppure i tuoi studi. Magari se stai studiando, se ti stai dedicando a qualcosa, quel qualcosa lì è proprio l'evento in sé. Ogni cosa a cui ti stai dedicando con cura, con disciplina e passione porterà grandi risultati. Quindi può essere la fase in cui stai vivendo oppure un evento che parla di lavoro certosino che vai a fare che porterà dei risultati importanti. Andiamo a vedere cosa chiede questo evento, la richiesta della vita, cosa ti sta chiedendo la vita attraverso questo evento. Ti sta chiedendo di muoverti anche quando non sai. L'otto di bastoni è un'energia veloce, no? La vita ti sta chiedendo, stai andando, ti sta dicendo, questa è una, più che altro è un'assunzione per te, assumi che ciò a cui ti stai dedicando sta portando risultati concreti e notizie improvvise, non lesinare sul tuo impegno, perché stai costruendo questo terreno fertile, non lesinare sul tuo impegno, notizie di lavoro o notizie che riguardano il lavoro su di te o notizie che riguardano o eventi che riguardano il lavoro su di te, ti sta chiedendo la vita di essere pronta a rispondere a quello che arriva, perché il lavoro che stai facendo, dove stai mettendo cura e attenzione, sta smuovendo grandi energie. Vediamo qual è il dono. Il dono è una collaborazione con altre persone per creare una struttura. Mi parla essenzialmente di lavoro. Allora, è una bellissima stesa, o di lavoro pratico, lavoro su di te. Allora, è una bellissima stesa che mi parla di un evento riguardante il lavoro pratico o ciò verso cui stai mettendo attenzione. Il 3 di denari come dono è essere riconosciuti all'interno di un team, essere riconosciuti all'interno di un team dove riconoscono il tuo valore come unicità all'interno di questo team. Il lavoro che stai facendo su qualcosa sta generando riconoscimenti per te all'interno di un team. Vedo cooperazioni, collaborazioni, anche la richiesta di essere inserita in un team o inserito in un team di lavoro, qualcosa che richiede la tua prontezza. Non ti devi agitare sulla prontezza, nel senso, se hai già la maestria artigiana,
per essere riconosciuta o riconosciuto all'interno di un team. Quindi l'evento che sta arrivando è volto alla riscoperta del tuo valore, cioè ti renderai conto di quanto vali proprio perché verrai apprezzato o apprezzato all'interno di un team. Vediamo rispetto all'otto di denari l'evento. Re di spade, hai una lucidità di pensiero e una mente chiara e lucida per continuare a proseguire su quello che stai facendo e verrà verrà premiata la tua genialità e il tuo metodo. Genialità e metodo. La tua genialità va nel metodo e il tuo metodo che viene riconosciuto all'interno di un team, un gruppo di lavoro, qualcosa inerente a questo, capito? L'otto di denari, scusami, l'otto di bastoni, cosa ti chiede la vita? Il cavaliere di denari, quello che stai seminando adesso sta portando dei risultati concreti a lungo termine. Ci sono movimenti, notizie che arrivano in funzione del fatto che tu vai a creare un team o una squadra per qualcosa di ancora più solido. Molto chiara la stesa. Tre di denari. Una persona che sta osservando il lavoro che stai facendo, che ti porta a un riconoscimento anche. Il 3 di denari come dono. 7 di coppe, questa struttura che si crea apre nuove possibilità, apre delle promesse, qualcosa che ti entusiasma a livello emozionale. Sai perché ti ho detto prima senza ansia, cioè quello che sai fare? Perché questo evento che accade, comunicazioni, notizie, questo evento o quello che stai già vivendo riguarda la competenza. Cioè l'otto di denari parla di impegno, di dedizione quotidiana, il re di spade chiarisce, dice serve chiarezza mentale e strategia. Questa stesa mi parla, è un invito a mettere in pratica ciò che sai già. Questo evento ti chiede di mettere in pratica la tua maestria, di non aspettare l'approvazione esterna e di usare la mente mente e mano, mi verrebbe a dire, la mente e il corpo, la mente e le mani in armonia, no? La vita ti chiede di muoverti con determinazione e costanza, di cogliere queste opportunità che arrivano rapidamente, ma il Cavaliere di Denari ti insegna a gestirli con passo sicuro e metodo, senza farti travolgere dalla fretta. Quindi è il momento di fare, è il momento di fare il tuo movimento nel mondo senza esitazione ma con disciplina. Il dono è stupendo perché, come ti ho detto prima, avrai riconoscimento, collaborazione e costruzione concreta. E questa cosa apre nuove possibilità emotive, ti sentirai soddisfatta o soddisfatto, ma non solo, perché questa competenza tua che viene riconosciuta anche all'interno di un team porta anche a scegliere le possibilità giuste, a non disperdere energia in illusioni o in scelte non reali, cioè tu saprai esattamente cosa fare. Quindi il dono è la capacità di trasformare talento e visione in realtà tangibile, con passione, con equilibrio e con scelta consapevole. Va bene? Cioè tu sai già qua, hai una maestria, tu sai già. Però dice la stessa, non basta sapere, serve muoversi con saggezza, trasformando le possibilità che arrivano in realtà concreta. Tu qua passi dall'analisi all'azione consapevole, dal potenziale alla maestria incarnata, avendo questi riconoscimenti. È molto bello, eh? Potrebbe anche essere una richiesta professionale chiara e formale, una mail con colloquio, proposta, che ti chiede qualcuno, un consulente, professionista che ti chiede precisione, responsabilità, serietà. C'è una situazione in cui ti viene chiesto di dimostrare ciò che sai fare, non di spiegarti ciò che sai fare. Quindi in questo evento ti viene chiesto di lavorare con autorità mentale, capito? E mentre la vita accelera, che arrivano queste comunicazioni, no? Come eventi concreti vedo che i tempi accelerano, risposte rapide, scadenze, decisioni, possibilità di avanzare lentamente ma in modo sicuro. Per esempio, un progetto cresce step by step. E c'è anche richiesta di continuità, cioè fare poco ma farlo ogni giorno, anche degli spostamenti brevi, contatti frequenti, comunicazioni ripetute. Ecco, la vita ti chiede di non rimandare,
però nemmeno di strafare, capito? E poi qua c'è un riconoscimento bellissimo per il tuo lavoro, da parte di più persone o di un gruppo, c'è collaborazione concreta che chiarisce chi fa cosa, no? E la possibilità c'è possibilità tra più opzioni qua, però finalmente tu scegli quella giusta perché riconosci la tua maestria. Poteva essere una visione prima confusa che si trasforma in scelta praticabile, no? Cioè trasformi il caos delle possibilità in qualcosa di reale e di utile. Quindi la vita ti mette davanti a dei fatti, persone, richieste molto precise e quindi tu sei perfettamente allineata qui, perfettamente allineata o allineato. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Cambia strada, il sentiero è sconnesso, cambia direzione, arriverai lontano. Guarda, questa carta è molto interessante perché è collegata ai tarocchi che sono usciti. Allora, l'evento è un momento di chiarezza lucida, Re di Spade, in cui tu ti rendi conto che per alcune cose stai facendo bene, ma non ti sta portando dove vuoi davvero. Ok, questa chiarezza arriva attraverso un fatto concreto, va bene, che la cosa non ti sta portando dove vuoi davvero. Cioè, esempi pratici, una proposta che sembra giusta ma non ti entusiasma, oppure una risposta a un messaggio, una mail che ti fa capire che i tempi sono lenti, oppure una persona affidabile ma poco ispirante che si fa avanti, oppure un progetto che continua ma senza slancio, oppure una routine che funziona però ti sta stancando l'anima. Non è niente di esplosivo qua e questo è il punto, perché il cambio di strada cosa significa davvero? Non vuol dire mollare una certa cosa o fare follie, no, vuol dire invece modificare il modo in cui fai le cose, scegliere un'altra direzione con la stessa serietà, magari smettere di investire energia dove non c'è crescita reale. Quali possono essere esempi concreti? Stesso lavoro però un ruolo diverso, stessa relazione però nuove regole o meno presenza, stesso obiettivo altra strategia, stesso talento però altro contesto. Quindi il messaggio chiaro è questo: sta per accadere qualcosa che ti fa capire che stai insistendo su una strada faticosa. Non è un errore, è un segnale. Se cambi direzione adesso vai più lontano e con meno sforzo. Quindi questo è un evento di riallineamento, non di crisi. Quindi tu non perdi niente, ti riorienti, capito? Vediamo un po', e questo genera poi la prosperità e riconoscimento. Vediamo cos'altro. Informati meglio e infatti questo si riallinea a quello che ti ho detto. Magari qua tu capisci che stai insistendo su una strada faticosa e cambi direzione adesso. Cambiando direzione vai più lontano e con meno sforzo. Ecco le informazioni che arrivano, il riorientamento che c'è, capito? Scusate, qua c'è un temporale, sentite il boom boom. Pazzesco. Cos'altro? E condividi, poi condividerai le tue competenze in questo team, c'è qualcosa di, viene riconosciuto il tuo talento, questa è la cornucopia, è l'abbondanza, no? Quindi questa lettura mi sta parlando di un tuo riorientamento, va bene? Che ti porterà a generare prosperità. Qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie, la tua competenza insieme a quella di un altro genera prosperità e sai esattamente che direzione devi prendere. Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo delle porte. La porta del fuoco. La porta del fuoco mi parla di una cosa nuova che ti motiva. Ecco perché prima ti ho detto, magari c'è qualcosa che teoricamente va bene, però non ti motiva a livello di entusiasmo. Ecco, le cose cambieranno. Tu fai un passo iniziatico verso ciò che ti motiva. La porta del fuoco è superare, andare incontro a qualcosa di nuovo, innovativo che ti motiva. Una cosa, una cosa che ti appassiona, capito? Ok, vediamo qual è il consiglio.
Guarda, pieno di speranza, non credere che le sconfitte o le delusioni passate ti impediranno di avere successo. Il vero successo cresce dalle lezioni. Un cuore pieno di speranza non si arrende mai. E mi dice che questo passaggio che arriva con questo evento ti sentirai colma di fede, direi io, no? Di passione per quello che poi comporterà un riconoscimento delle tue qualità, dei tuoi valori all'interno di un team, all'interno di un sistema, perché la vita muoverà veloce, questioni riguardanti il tuo lavoro, no? Tu avrai la mente lucida per scegliere e alla fine dirai, caspita, ho fatto bene. È chiaro? Bello, quindi ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!